Le consegno il telefono. Grazie, buongiorno a tutti. Io appartengo alla categoria brutti, sporchi e cattivi, gestisco una banca tradizionale. Per me è stata una mattinata di grande formazione, stavo ringraziando la dottoressa Moratti per questo invito. È stata una mattinata in cui ho assistito a modi diversi di pensare, per certi aspetti illuminante, ti aiuta a capire quanto diventi obsoleto nel tempo, quindi grazie a tutti e grazie a tutti quelli che hanno presentato fino ad oggi. Quello che cercherò di portare come testimonianza è cosa abbiamo cercato di fare noi, da banca tradizionale, per avere comunque un impatto effettivo, quindi non un'intenzione, ma cosa abbiamo fatto di già dal punto di vista del contributo a quella che è stata definita come dire, un altruismo intelligente. Vediamo se è una cosa che può essere condivisa con voi. Innanzitutto parto da un risultato. È possibile misurare anche per noi la quota di mercato che abbiamo in termini di depositi, di impieghi, quella che è la nostra attività, nell'ambito di tutto ciò che è definito sociale. E anche in termini di servizio alle organizzazioni non profit, alle organizzazioni che hanno una missione sociale, che poi ho imparato stamattina a essere società B piuttosto che altri tipi di definizione. Noi abbiamo una quota più che proporzionale nell'ambito della finanza con queste società. Perché? Questo è avvenuto perché sostanzialmente dal 2011 abbiamo deciso all'interno della banca di creare una struttura dedicata alle comunità. L'abbiamo chiamata UBI Comunità, la missione era di dare un servizio a questo tipo di business, ci sono delle persone dedicate solo e soltanto a questo e sostanzialmente avevamo, come dire, la necessità di far viaggiare insieme i nostri servizi bancari con quella che era il bisogno che è stato espresso così bene da tante delle persone che mi hanno preceduto. Conseguentemente dovevamo avere del personale che fosse sostanzialmente formato e qualificato, competente, come sicuramente non sono io, ma loro sì, un livello di servizio evoluto e dei servizi specializzati dedicati a questo tipo di business. Facciamo conseguentemente degli esempi. Parlo di cose semplicissime. Il bonifico che deve arrivare come una donazione a una delle comunità non può avere lo stesso costo di un bonifico normale, o perlomeno noi riteniamo che sia giusto favorire questo bonifico e conseguentemente è un bonifico che ha un costo diverso. Esiste la possibilità di fare del fundraising, e lo vedremo fra un attimo, in maniera tale da sfruttare l'attività tradizionale della banca pur potendo poi andare a indirizzare quel tipo di fondi raccolti verso delle attività, diciamo così, non necessariamente orientate al profitto o comunque non solo al profitto. Un aspetto fondamentale che è stato toccato più volte in diverse presentazioni è l'aspetto del network, l'aspetto del condividere, del mettere insieme le diverse funzioni, le diverse capacità e creare un network che crea un contesto positivo per sviluppare queste attività. La cosa per cui possiamo dichiararci con fierezza di essere i primi in Italia, nel senso proprio anche come dimensione, come impatto che abbiamo avuto, è quello dei social bond. Allora, la cosa è nata un po' per caso. Vi dico che nell'epoca 2011, se ricordate, all'epoca del 2011, inizio 2012, c'erano due fattori che caratterizzavano questi anni che ci hanno preceduto, che erano particolarmente acuti. Da un lato una crisi tremenda dal punto di vista economico, e purtroppo è ancora un po' tutt'oggi con noi, e che dal punto di vista delle banche
aveva una sua peculiarità. Erano stati completamente chiusi alle banche italiane i mercati di raccolta istituzionale. Cosa intendo con questo, per non usare troppi tecnicismi? Una parte dei fondi con cui poi noi andiamo a finanziare l'economia li andiamo a prendere sui mercati internazionali. In quel periodo i mercati internazionali avevano chiuso all'Italia. Allo stesso tempo, tutta una serie di attività no profit stavano perdendo in maniera importante tutta una serie di finanziamenti, perché se girano meno soldi anche le persone di buona volontà hanno meno soldi da dare. In uno dei piccoli comuni dei nostri territori c'era bisogno di un'ambulanza. A qualcuno di noi viene un'idea molto semplice. Benissimo, chiediamo alle persone di quel territorio di sottoscrivere dei bond, delle obbligazioni con un rendimento di mercato e offriamo, e così otteniamo della raccolta in più che non viene dai mercati internazionali ma che viene dal territorio, una quota dell'interesse di quei bond la dedichiamo immediatamente, nel caso specifico, a comprare l'ambulanza. Bene, questa idea banale viene realizzata in 24 ore. 24 ore. Il territorio circostante sottoscrive bond per 5 milioni, noi dedichiamo lo 0,5 25 mila euro direttamente all'acquisto dell'ambulanza. Qui poi cominciamo a studiare, questo è stato quasi casuale l'intuizione, gli diamo un minimo di scienza, capiamo che nel mondo ci sono già queste cose, si chiamano social bond, ci sono diverse teorie, c'è qualcuno che dice che il nostro non è proprio un social bond, c'è qualcun altro che dice no, attenzione, ci sono diversi tipi di social bond e va benissimo tutto, a noi va bene anche essere imperfetti, l'importante è che funzioni. Esistono per noi due categorie, quella in cui fatta la sottoscrizione c'è una donazione e una seconda categoria in cui sostanzialmente stai raccogliendo dei fondi che servono poi a fare un finanziamento, che in questo caso verrà restituito, a un'attività che ha un suo utilizzo sociale. Quindi esistono le due versioni. Bene, questa cosa che è stata messa a terra per la prima volta ad aprile 2012, quindi 2 anni fa, abbiamo già fatto, proprio 2 settimane fa, il 50° social bond, abbiamo fino ad oggi emesso obbligazioni per 522 milioni, abbiamo potuto fare donazioni per 2,6 milioni e abbiamo potuto fare prestiti ovviamente dedicati a questo tipo di attività dedicata al sociale per quasi 20 milioni di euro, questo in soli 2 anni. Non credo che esistano delle situazioni analoghe, misurabili e comparabili con questa nel nostro Paese. Tant'è che c'è stato qualcuno che ha avuto anche la bontà di presentare il nostro caso al G8, al meeting del G8 sulla Corporate Social Responsibility, perché si teorizza molto su questa cosa, però che siano successe veramente ce ne sono relativamente poche in Italia e poche anche nel resto dell'Europa. Come funziona la cosa l'ho già detto, cioè sostanzialmente vengono individuati dei progetti, ci possono essere differenti tipologie, abbiamo provato a metterne alcune, a rappresentarne alcune, le strutture di volontariato, associazioni per lo sviluppo sociale di un certo territorio, delle fondazioni, abbiamo anche la categoria delle istituzioni religiose, sostanzialmente ci può essere la donazione, oppure ci può essere una formula di finanziamento a strutture individuali di organizzazioni non profit oppure network di organizzazioni non profit, le quali sostanzialmente hanno presentato un progetto in cui noi riteniamo di credere e sulle quali possiamo fare un finanziamento proprio perché è stata fatta una raccolta obbligazionaria precedente che lo va a finanziare. Questa cosa ha avuto prima un premio dall'Associazione Bancaria Italiana, ma questo non vale, giochiamo in casa e giochiamo fra brutti e cattivi, però la cosa che ha cominciato a farci piacere è quando sostanzialmente abbiamo avuto un premio dal Presidente della Repubblica proprio per il tipo di innovazione di prodotto. Faccio scorrere velocemente, affinché proprio vediate nomi e cognomi, le società, le organizzazioni che fino ad oggi hanno potuto usufruire nella versione 1, nella versione 2 dei nostri social bond.
siamo qui a San Patrignano, noi abbiamo fatto uno anche per San Patrignano e come vedrete sono progetti molto semplici. Nel caso della situazione di San Patrignano è stato possibile mettere 20 milioni che ha dimostrato sostanzialmente la forza del brand San Patrignano e del successo che ha San Patrignano, proprio perché a sua volta è una struttura che realizza veramente, cioè non è un qualcosa di teorico come tutti sappiamo. Nel caso particolare si parlava della PET therapy, quindi chi investiva in queste obbligazioni sapeva che il progetto era questo ed era esattamente questo e si è potuto a questo punto acquisire 100.000 euro in favore della PET therapy che sono arrivati. Ho voluto condividere con voi una statistica per comprendere più o meno a che tipo di categorie di situazioni sono dedicate questi nostri bond? Direi che la cosa più importante come percentuale, il 43%, quella in verde, è assistenza e solidarietà. Però guardate che c'è anche l'università e ricerca con il 18%, le infrastrutture e servizi di pubblica utilità il 32%, e il 7% sviluppo economico specifico territoriale. Una cosa, prima di parlare della metodologia, a cui tengo moltissimo, è che uno dei motivi, secondo me, per cui questa cosa molto semplice ha avuto successo è che è molto veloce. Sostanzialmente la parte più lunga è pensarlo. Pensare il progetto, pensare all'organizzazione, ma quando poi si va in esecuzione, normalmente in 1, 2, 3 settimane al massimo si ottiene la sottoscrizione, 10 giorni dopo, 15 giorni dopo al massimo, arrivano i soldi a destinazione. E una cosa importantissima è che la gente sa che va su quel progetto, che è visibile. Io posso venire a vedere la PET therapy qua, io posso toccarla con mano l'ambulanza, non stiamo parlando di una cosa generica, e soprattutto che viene tutto al 100%, perché non ci sono dei costi intermedi da finanziare. Non che quei costi intermedi sia perché qualcuno in altre situazioni sta mettendosi in tasca qualcosa, ma semplicemente perché in altre situazioni l'organizzazione a sua volta ha un minimo di costo che deve rimborsare. Nel nostro caso, usando l'infrastruttura della banca non c'è nessun costo aggiuntivo, a noi va bene perché voglio dire il nostro altruismo intelligente deriva dal fatto che oggettivamente si crea per noi un goodwill, una benevolenza attorno a noi, che una serie di persone che non sarebbero state i nostri clienti e che però vogliono sottoscrivere, vengono da noi e diventano dei potenziali e spesso dei reali clienti ed ecco quella pezzo di intelligente altruismo intelligente che diventa poi egoismo per noi perché sostanzialmente ci porta anche una componente di nuova clientela alla banca. Qual è il pezzo in più che ci manca? E dicevo prima, dottoressa Moratti, ho molto apprezzato anche il filologico. Stiamo evolvendo sugli indicatori per misurare poi l'impatto che sta avendo e quindi era molto interessante un paio di presentazioni che sono state fatte durante la mattinata che proprio sono alla ricerca degli indicatori economici e qualitativi che ci permettono di dare poi una misurazione definitiva della efficacia dei progetti che noi abbiamo finanziato. Questa è la nostra testimonianza, non è roba da scienza nucleare, è una cosa molto semplice, però funziona. Grazie.